Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Adcetris Takeda Italia SpA. Ultimo aggiornamento. 22 ottobre 2021. Cosa Adcetris? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Adcetris durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Adcetris? Adcetris ha un farmaco a base del principio attivo brentuximab vedotin, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SpA. Adcetris può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Adcetris 50 mg polvere per concentrato per soluzione per INF. Evunoflac. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Takeda Pharma /S, concessionario Takeda Italia SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: brentuximab vedotin. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: fiale flaconcini fialoidi. Indicazioni: Adcetris è indicato in combinazione con doxorubicina, vimblastina e dacarbazina, AVD, per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin, HL, CD30+ in stadio IV, vedere paragrafi 4, 2 e 5, 1. Adcetris è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da HLCD30+ ad aumentato rischio di recidiva o progressione in seguito a trapianto di cellule staminali autologhe, ASCT vedere paragrafo 5, 1. Adcetris è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin, HL, CD30+ recidivante o refrattario, in seguito ad ASCT oppure in seguito ad almeno 2 precedenti regimi terapeutici, quando l'ASCT o la polichemioterapia non ha un'opzione terapeutica. Adcetris è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario, SALCL. Adcetris è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma cutaneo a cellule T, CTCL, CD30+ sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica, vedere paragrafo 5, 1. Posologia. Adcetris deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nell'uso di medicinali antineoplastici. Posologia. Pazienti con HL non precedentemente trattato. La dose raccomandata in combinazione con la chemioterapia, doxorubicina A, vimblastina V e dacarbazina di AVD, a di 1,2 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti nei giorni 1 e 15 di ciascun ciclo di 28 giorni per 6 cicli, vedere paragrafo 5, 1. Si raccomanda una profilassi primaria con fattore di crescita, GCSF, di supporto a partire dalla prima dose per tutti i pazienti con HL non precedentemente trattato che ricevono la terapia combinata, vedere paragrafo 4, 4. Fare riferimento ai riassunti delle caratteristiche del prodotto, RCP, degli agenti chemioterapici somministrati in combinazione con Adcetris per pazienti con HL non precedentemente trattato. HL ad aumentato rischio di recidiva o progressione. La dose raccomandata è di 1,8 mg/kg somministrata per infusione endovenosa nell'arco di 30 minuti ogni 3 settimane. Il trattamento con Adcetris deve iniziare successivamente a recupero dopo l'ASCT, in base al giudizio clinico. Questi pazienti devono ricevere fino a un massimo di 16 cicli, vedere paragrafo 5, 1.
HL recidivante o refrattario. La dose raccomandata a 1,8 mg/kg somministrata per infusione endovenosa nell'arco di 30 minuti ogni 3 settimane. La dose iniziale raccomandata per il ritrattamento di pazienti che hanno risposto a un precedente trattamento con Adcetris a 1,8 mg/kg somministrata per infusione endovenosa nell'arco di 30 minuti ogni 3 settimane. In alternativa, il trattamento può essere iniziato con l'ultima dose tollerata, vedere paragrafo 5.1. Il trattamento deve essere proseguito fino a progressione della malattia o al manifestarsi di tossicità inaccettabile, vedere paragrafo 4.4. I pazienti con malattia stabilizzata o in miglioramento devono ricevere un minimo di 8 cicli e fino a un massimo di 16 cicli, circa 1 anno, vedere paragrafo 5.1. Salcla recidivante o refrattario. La dose raccomandata di 1,8 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti ogni 3 settimane. La dose iniziale raccomandata per il ritrattamento dei pazienti che hanno risposto a un precedente trattamento con Adcetris di 1,8 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti ogni 3 settimane. In alternativa, il trattamento può essere iniziato con l'ultima dose tollerata, vedere paragrafo 5.1. Il trattamento deve essere proseguito fino a progressione della malattia o al manifestarsi di tossicità inaccettabile, vedere paragrafo 4.4. I pazienti con malattia stabilizzata o in miglioramento devono ricevere un minimo di 8 cicli e fino a un massimo di 16 cicli, circa 1 anno, vedere paragrafo 5.1. CTCL. La dose raccomandata di 1,8 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti ogni 3 settimane. I pazienti affetti da CTCL devono ricevere fino a un massimo di 16 cicli, vedere paragrafo 5.1. Generale. Se il peso corporeo del paziente è superiore a 100 kg, utilizzare 100 kg per il calcolo della dose, vedere paragrafo 6.6. Si devono monitorare i valori dell'emocromo completo prima di somministrare ciascuna dose di questo trattamento, vedere paragrafo 4.4. I pazienti devono essere monitorati durante e dopo l'infusione, vedere paragrafo 4.4. Aggiustamenti della dose. Neutropenia. Se si manifesta neutropenia nel corso del trattamento, deve essere gestita posticipando la somministrazione delle dosi. Vedere la tabella 1 sottoriportata per le opportune raccomandazioni posologiche, vedere anche paragrafo 4.4. Tabella 1. Raccomandazioni di dosaggio per la neutropenia. Monoterapia. Terapia combinata. Nota. Si raccomanda una profilassi primaria con GCSF a partire dalla prima dose per tutti i pazienti che ricevono la terapia combinata. Severità della neutropenia, segni e sintomi. Descrizione abbreviata CTCAEA. Modifica dello schema di dosaggio. Modifica dello schema di dosaggio. Grado 1, LLN, 1500 mm 3. LLN, 1,5 x 109 L. Grado 2, 1500, 1000 mm 3. 1, 5, 1, 0 x 109 L. Proseguire con dose e posologia invariata. Proseguire con dose e posologia invariata. Grado 3, 1000-500 mm 3. 1, 0, 0, 5 x 109 L. Grado 4, 500 mm 3. 0,5 x 109 L. Sospendere la somministrazione fino a quando la tossicità torna a 0 grado 2 o al basale, quindi riprendere il trattamento con la stessa dose e posologiab. Considerare il GCSF o il GMCSF nei cicli successivi per i pazienti che sviluppano neutropenia di grado 3 o grado 4. Considerare il GCSF o il GMCSF nei cicli successivi per i pazienti che sviluppano neutropenia di grado 3 o 4. A. Classificazione basata sui criteri del National Cancer Institute, NCI, Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, V3, 0. Vedere neutrofili / granulociti. LLM uguale limite inferiore della norma. B. I pazienti che manifestano linfopenia di grado 3 o grado 4 possono continuare il trattamento senza interruzioni.
Neuropatia periferica. Se durante il trattamento si ha l'esordio o il peggioramento della neuropatia periferica sensoriale o motoria, fare riferimento alla tabella 2 seguente per le opportune raccomandazioni posologiche, vedere paragrafo 4. Tabella 2. Raccomandazioni posologiche per l'esordio o il peggioramento di neuropatia periferica sensoriale o motoria. Monoterapia. Terapia combinata. Severità della neuropatia periferica sensoriale o motoria. Segni e sintomi. Descrizione abbreviata CTCAEA. Modifica della dose e posologia. Modifica della dose e posologia. Grado 1. Parestesia e o perdita di riflessi, senza alcuna perdita della funzione. Proseguire con dose e posologia invariata. Proseguire con dose e posologia invariata. Grado 2. Interferisce con la funzionalità, ma non con le attività quotidiane, o sospendere la somministrazione fino a quando la tossicità torna a 0. Grado 1 al basale, quindi riprendere il trattamento a una dose ridotta di 1,2 mg/kg fino a un massimo di 120 mg ogni 3 settimane. Ridurre la dose a 0,9 mg/kg fino a un massimo di 90 mg ogni 2 settimane. Grado 3. Interferisce con le attività quotidiane. Sospendere la dose finché copyright la tossicità non ritorna a 0. Grado 1 a livello basale, quindi riprendere il trattamento con una dose ridotta di 1,2 mg/kg ogni 3 settimane. Sospendere il trattamento con Adcetris finché copyright la tossicità non ha 0. Grado 2, quindi riprendere il trattamento con una dose ridotta fino a 0,9 mg/kg ogni 2 settimane. Grado 4. Neuropatia sensoriale debilitante o neuropatia motoria potenzialmente fatale o che porta a paralisi. Interrompere il trattamento. Interrompere il trattamento. A. Classificazione basata sui criteri del National Cancer Institute, NCI, Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, V3.0. Vedere neuropatia motoria, neuropatia sensoriale e dolore neuropatico. Popolazioni di pazienti speciali. Compromissione epatica e renale. Terapia combinata. I pazienti con compromissione renale devono essere monitorati con attenzione per eventi avversi. Non vi ha alcuna esperienza negli studi clinici riguardo all'utilizzo di Adcetris in combinazione con la chemioterapia in pazienti con compromissione renale, dove la creatinina sierica a 0,2,0 mg/dl e o la clearance della creatinina o la clearance calcolata della creatinina a 0,40 ml/minuto. L'utilizzo di Adcetris in combinazione con la chemioterapia deve essere evitato nei pazienti con grave compromissione renale. I pazienti con compromissione epatica devono essere monitorati con attenzione per eventi avversi. La dose iniziale raccomandata nei pazienti con lieve compromissione epatica di 0,9 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti ogni 3 settimane. Non vi ha alcuna esperienza negli studi clinici riguardo all'utilizzo di Adcetris in combinazione con la chemioterapia in pazienti con compromissione epatica, dove la bilirubina totale è 1,5 volte il limite superiore del normale, a meno che ciò non sia dovuto alla sindrome di Gilbert, o l'aspartato aminotrasferasi, AST, o l'alanina aminotrasferasi, ALT, sono 3 volte l'ULN, oppure 5 volte l'ULN se il loro aumento può essere ragionevolmente attribuito alla presenza di HL nel fegato. L'utilizzo di Adcetris in combinazione con la chemioterapia deve essere evitato nei pazienti con compromissione epatica moderata e grave. Monoterapia. La dose iniziale raccomandata nei pazienti con compromissione renale grave è di 1,2 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti ogni 3 settimane. I pazienti con compromissione renale devono essere attentamente monitorati per eventi avversi, vedere paragrafo 5.2. La dose iniziale raccomandata nei pazienti con compromissione epatica è 1,2 mg/kg somministrati come infusione endovenosa di 30 minuti ogni 3 settimane. I pazienti con compromissione epatica devono essere attentamente monitorati per eventi avversi, vedere paragrafo 5.2. Anziani. Le raccomandazioni di dosaggio per i pazienti di età pari o superiore a 65 anni sono identiche a quelle previste per gli adulti. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2.
Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Adcetris nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati ai paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. In studi non clinici è stata osservata deplezione timica, vedere paragrafo 5, 3. Modo di somministrazione. La dose raccomandata di Adcetris va somministrata per infusione nell'arco di 30 minuti. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Adcetris non deve essere somministrato con un'iniezione rapida endovenosa o in bolo. Adcetris deve essere somministrato attraverso una linea endovenosa separata e non miscelato con altri medicinali, vedere paragrafo 6, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Il trattamento in associazione di Adcetris con bleomicina causa tossicità polmonare, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Leucoencefalopatia multifocale progressiva. Nei pazienti in trattamento con Adcetris può verificarsi riattivazione del virus di John Cunningham, ILUNG-CD, con conseguente leucoencefalopatia multifocale progressiva, PML, e decesso. È stata riferita leucoencefalopatia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazione con medicinali metabolizzati attraverso la via CYP3A4, inibitori/induttori del CYP3A4. La somministrazione concomitante di brentuximab vedotina e chetoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4 e della P-glicoproteina, ha aumentato l'esposizione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Adcetris insieme ad altri farmaci come Eurosble Prima Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Adcetris durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Adcetris durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare 2 misure contraccettive efficaci durante e fino a 6 mesi dopo il trattamento con Adcetris. Gravidanza. Non ci sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Adcetris può alterare moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, ad esempio capogiri, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di Adcetris è basato sui dati disponibili da sperimentazioni cliniche, il programma di uso compassionevole e l'esperienza post-marketing ad oggi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste alcun antidoto noto per il sovradosaggio di Adcetris. In caso di sovradosaggio, si deve monitorare strettamente il paziente per l'insorgenza di reazioni avverse, in particolare neutropenia, e si deve somministrare un trattamento di supporto, vedere paragrafo 4, 4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici. Altri agenti antineoplastici. Anticorpi monoclonali, codice ATC. L01XC12. Meccanismo d'azione. Brentuximab vedotina ha un anticorpo coniugato a farmaco che rilascia un agente antineoplastico, con conseguente apoptosi. Proprietà farmacocinetiche. Monoterapia. La farmacocinetica di brentuximab vedotina è stata valutata in studi di fase e in un'analisi della farmacocinetica di popolazione su dati derivati da 314 pazienti. In tutti gli dati preclinici di sicurezza, ma ha evidenziato proprietà aneugeniche in uno studio in vivo sui micronuclei midollari nel ratto.
Tali risultati corrispondevano all'effetto farmacologico di Mae sull'apparato mitotico, interferenza con la rete microtubulare, nell'elenco degli eccipienti acido citrico monoidrato, per l'aggiustamento del pH, sodio citrato di idrato, per l'aggiustamento del pH, I+, trialosio di idrato, polisorbato 80. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.